qui a Stresa per il secondo round del nostro bellissimo campionato X-Cat, è un campionato del mondo di powerboat, quindi imbarcazioni a motore. Proveniamo dagli Emirati Arabi, dove abbiamo svolto la prima tappa della stagione 2018 e portiamo in Italia questo circus, che è composto da 12 imbarcazioni partecipanti. Parliamo di catamarani con cupolino di sicurezza e di derivazione aeronautica, che sviluppano una velocità di circa 220-230 km all'ora, con una motorizzazione stock Mercury da 2700 cm3 e 2 motori. La gara qui è molto semplice, spettacolare, è una gara che si svolge con l'ausilio e l'aiuto solo dei piloti, perché ha dei tratti molto corti, quindi è una gara tutta pilotata, con 4 virate a circa 110 gradi e una chicane a 90 gradi, e quindi non ha la possibilità l'imbarcazione di sviluppare appieno la potenza dei propri motori. Quindi diciamo che è una gara che si sviluppa mediamente intorno ai 110-115 miglia orarie. Il secondo tempo 2:26:53, infatti viene tolta proprio di questa imbarcazione, che è il Police Dubai Rifa Japan Benvenuti, che conoscendoli assolutamente non sono convinti, siamo sicuri che l'ha già fatto la Galano. Attenzione perché arriva tutta maestà l'imbarcazione della Svezia, gli svedesi dello Wake-Up, via con il giro lanciato per iniziamento. La gara si svolge con una partenza allineata, per intenderci come se fosse una gara di cavalli, quindi tutti allineati in ordine di pole position, in ordine di qualifica, hanno un lancio di circa 1,5 miglia nautico, quindi circa 2,2 km, dopodiché arrivano alla prima virata tutti insieme, raggruppati, e da lì, dalla prima virata, esce fuori ovviamente il leader, che se è bravo, ovviamente se non ha problemi tecnici, riesce a vincere. X-Cat is really cool class because normal we race out when it's quite big waves, you know, and with this boat we can go like full speed in 4-5 meter waves, and you know the handling of the boat at that moment is really crazy. Il campionato mondiale è un campionato chiaramente fatto a tappe, che l'anno scorso ha toccato soltanto Cina e Medio Oriente. Questo nasce come un fenomeno medio orientale, quando inizialmente si chiamava classe 3 6000, poi è diventato X-Cat, ma era una gara nazionale, si faceva soltanto negli Emirati. Dal 2012 è diventata una serie mondiale. Nel 2016 il promoter che la organizzava ha fatto un passo indietro per ragioni di sostenibilità, quindi noi l'abbiamo presa, abbiamo rivoluzionato completamente il modello di business che c'è, trasformandolo da un fenomeno, diciamo, un marketing tool, a un prodotto che è sostenibile per sé e che genera anche valore. Per fare questo abbiamo dovuto rivoluzionare completamente il sistema, quindi valorizzare un po' di più i team in termini di content providers, quindi loro sono parte del sistema. Abbiamo iniziato l'anno scorso con un primo test che ha avuto anche un discreto successo, con le 3 gare cinesi e l'ultima di chiusura a Dubai. Quest'anno da 4 gare siamo passati a 7 gare complessivamente. Il problema chiaramente è un problema di bilanciamento di sostenibilità tra i costi che hanno i team, i costi che abbiamo noi organizzativi, e chiaramente la visibilità e il media value che va a raccogliere il prodotto sportivo in sé. Hello everybody, my name is Nicholas. I'm the founder of the team Swecat Racing from Sweden. We have the youngest driver in the World Series that is driving, and the team is totally 6 persons. So we have 3 mechanics and 3 drivers. We founded the team 2015, so the team is 3 years old. And we choose to compete in X-Cat World Series, that is an international offshore racing series that we race in China, UAE, Europe, Australia, Russia, and hopefully US. It's about 6 destinations every year. Also, I founded the team because I want to bring young talent to the sport that have experience
and also have the power to make good result. So the two driver we have now, it's Michael Bengtsson. He's two-time world champion in offshore racing. He's 30 years old. And then we have with the pilot, the guy that steered. His name is Erik Stark. He's two-time world champion in Formula 2. And he also drives the Formula 1 class. Hi, my name is Erik Stark. I'm a pilot in Sweetcat Racing in XCAT. We just finished pre-practice now. We just go out, feel the course, and see how the boat works, and everything so far feels good. So we're now getting ready for time trial. The race course is quite a lot of many turns, so it's quite tricky. So it's I think it fits us quite well because I'm coming from Formula 1 and we have a lot of turns there. So I think we will really enjoy this day. Let yourself roll out, 'cause we got a plane, and we should like to know Dr. Stone and about this mess around the darkest show, and we should like to know. Siamo a Stresa, siamo estremamente felici di essere in questa straordinaria località sul Lago Maggiore che ha accolto la seconda tappa del campionato del mondo XCAT UIM. UIM, Federazione Mondiale Motonautica, che ho l'onere e l'onore di presiedere, e devo dire che con grande soddisfazione e con grande impegno siamo riusciti a mettere assieme una serie di eccellenze dal punto di vista tecnico, logistico, organizzativo, e abbiamo trovato proprio qui a Stresa un'accoglienza fantastica. Si percepisce l'amicizia, si percepisce il rispetto per i piloti, per i team, il rispetto per l'ambiente, per le regole, quella che noi definiamo anche una fair competition. Il nostro campionato si svolgerà quest'anno in 7 tappe con doppia gara, quindi 14 Gran Premi. Ogni Gran Premio dà una titolazione di 35 punti al vincitore, per cui arriviamo a medie abbastanza alte e con distacchi tra un pilota e l'altro che possono cambiare velocemente perché i percorsi sono totalmente diversi l'uno dall'altro. Non avendo la facilità di un autodromo, ovviamente costruiamo il percorso in ogni località e in base alle condizioni meteorologiche e alla condizione dell'acqua, quindi acqua salata o acqua dolce, se siamo in lago, se siamo in mare, in questo caso siamo in lago qui a Stresa, le performance delle imbarcazioni variano, quindi il campionato è sempre costantemente aperto tra i piloti. Abbiamo lavorato moltissimo sulla comunicazione, stiamo uscendo su tutti i social media, stiamo testando adesso una nuova tecnologia di riprese televisive per poter creare un prodotto televisivo che sia accattivante anche per il pubblico che lo segue da casa, quindi con più immagini a bordo, telecamere ovunque che danno un'idea di come funziona il percorso, perché essendo a lunga distanza poi alla fine si perde l'attenzione, magari uno arriva a non capire più chi è il primo, chi è il secondo, chi è il terzo. Invece in questo modo cerchiamo anche con una grafica più accattivante di far capire come funziona. Alla fine se capisci come funziona ti appassioni un po' di più. Stiamo puntando molto anche sui team e sui piloti per cercare di far identificare il pubblico con i piloti e scegliere quello che vogliono loro. L'ideale sarebbe avere anche un e-game, magari interattivo, così chi lo guarda da casa a un certo punto può anche scegliere adesso vince lui o vince l'altro e crearsi la sua gara virtuale. I started when I was we bought a summer house in Sweden when I was 11, and then me and my neighbor at the summer house, we were going around and was doing water ski and stuff, wakeboarding and stuff like that. But none of us have ever driven a boat before, so it was quite dangerous. So our father sent us to a course where you can learn to drive, and that was a racing school. And in the end, we went for a camp for the weekend, and they let me borrow a boat. And I always liked racing, but I wanted to do motocross, but my father didn't want it. So boat was okay, so we started
they loan us a boat for a while, 1 year I think, and then the year after I bought my own, and then I just continuing in all the classes. D'inverno faceva freddo e andavamo a giocare a calcetto, per cui i due sport ci vengono abbastanza bene, sia la motonautica che il calcetto, come si chiama? Calcio balilla o biliardino. Andiamo su delle boe a 220 all'ora, difficile da imparare, lo facciamo da sempre, ci piace tanto ed è uno sport dove c'è tanto arrosto e poco fumo. Alfredo corre in barca da più tempo di me e ha iniziato con i carena tradizionali in mare. Io invece ho iniziato con i catamarani da circuito di Formula 2 e di Formula 1. Il team Allendal ha cominciato proprio all'inizio, quando l'X-Cat è partita, era uno dei team promotori dell'X-Cat. Poi abbiamo provato vari piloti e alla fine dell'anno scorso ho trovato il grande Dani Martignoni che veniva dal Formula. Si sta piano piano abituando al catamarano, è abbastanza diverso. L'anno scorso siamo arrivati terzi al mondiale Paul e quest'anno ce la giochiamo. Dietro il Victory e dietro Abu Dhabi, quest'anno piano piano ce la giochiamo. 11 europei sul podio l'anno scorso. Io sono nato ce la giochiamo. a 20 minuti di macchina da qui, questo qui è il mio lago. Sono Gianluca Trentini, professione giornalista sportivo, e per l'occasione, per tutte le occasioni in cui il mondiale X-Cat, o meglio quasi tutte perché una l'ho mancata, che l'X-Cat ha fatto tappa in Italia, mi sono occupato di essere lo speaker ufficiale e il commentatore dello streaming in italiano e per le televisioni che chiaramente hanno scelto di avere così la possibilità di trasmettere questo mondiale. Passione, ma non lo so, è nata per caso, perché quasi 10 anni fa qui a Stresa arrivò una tappa del campionato mondiale Class 1 che era un altro tipo di motonautica, e ci fu l'occasione di fare questa cosa che poi negli anni è continuata. Gli organizzatori, quando portano questa gara in Italia, mi cercano, anche all'estero, devo essere sincero, perché ho avuto modo di essere il commentatore anche del Gran Premio di Svizzera Lugano in Canton Ticino, e credo che sia un evento di grandissimo livello, perché qua si ha la motonautica mondiale, si hanno dei campioni che sono già adesso nella leggenda, nella storia della motonautica mondiale, quindi è un piacere ed un onore assolutamente far parte di questo circus. Fa motonautica dal 1975 con mio papà, che è stato il commissario generale dell'UIM. Io sono cresciuto con questo DNA, con questa cosa nel sangue, un virus. Sapete quante volte ho cercato di disinnamorarmi? Non ci riesci mai. Ho sacrificato tutto. Noi andiamo a 220 all'ora sulle boe in mare, in qualsiasi tipo di condizioni, da 40 cm a 2 metri di onda, con barche che pesano più o meno 2 tonnellate, che hanno 900 cavalli, che hanno un rapporto peso-potenza 2.6 e che prendono 13.5 in ogni virata. Questa è la passione che abbiamo dentro noi, quella vera, quella che ci fa stare fino alle 9 di sera nel paddock a pulirci le cose, a parlare con i meccanici e a parlare sempre e sempre di assetti, eliche, pesi, misure. Vi racconto una storia. E ho mia madre che non è molto d'accordo su quello che io e mio padre abbiamo sempre fatto. Mi ha invitato a casa, mio papà non c'era, mi ha naturalmente redarguito, mi ha detto che non era d'accordo su tutto l'andamento della mia vita, che è stata legata a questa grande passione. E poi alla fine mi ha detto: senti, adesso però mi fai un favore, adesso vinci, perché sennò quello che hai fatto non serve a niente.
The X-Cat engine, it's based on the 400 Verado that we know, it's the 400R. The midsection, it's shorter. They have no oil on the engine, the oil, it's on the tank inside the boat. Because when you go for a short engine, race engine, they have no room for the sump to be on the midsection. We build a special midsection. The block, it's a stock, but the calibration, it's a race calibration. It's 400 horsepower engine. Displacement, it's supercharged engine based on 2.6 liter engine. It's a water-cooled supercharger. It's similar to the normal engine that you see on the market, the 400R. The upper unit, it's the same. Wherever they are going, we have spare engine, spare power head, we have spare gearbox, all parts needed for the race, and it's going with us around the world. Stresa è stato fin dagli anni 30 il promotore del campionato del mondo di motonautica, già dagli anni 30, e anche il cantiere di produzione di barche nel 1929, la prima barca da corsa. Abbiamo visto questa mattina i prototipi delle barche storiche, la prima è stata costruita proprio dai cantieri Taroni di Stresa. Sono Pesenti Guido, ho corso da ragazzo in offshore per parecchi anni, cessato la carriera giovanile, poi negli ultimi 10 anni mi sono riscoperto con i racer d'epoca. Questo è lo scafo Angelo Molinari 1962, motorizzato Alfa Romeo. In origine aveva un motore 1900, quello delle Giulia Super, portato a 2004, il motore è molto delicato, poi per le manifestazioni preferisco usare questo che è un Alfa 2000, classico motore del coupé Alfa. Lo scafo e tutti i racer hanno una struttura molto tradizionale in ordinate centine con queste coperte di legno, si dicono 3 punti perché quando sono in velocità toccano i lati dei 2 scarponi e l'elica ha funzione portante, per cui viaggia solo in acqua metà pala dell'elica. Diciamo che siamo attorno ai 170 km all'ora, 180 km all'ora, i racer da 2000. Più di 3 anni che gli X-Cat non tornano sul Lago Maggiore. Quest'anno abbiamo la fortuna di poterli ospitare nuovamente nella perla del Lago Maggiore, Stresa. Con l'occasione, tramite 2 associazioni molto importanti per il nostro lago, una è il Cantiere Taroni che fu anch'esso molto importante alla nascita di questa disciplina, realizzando motoscafi sportivi fin dai primi del Novecento, e l'altra è il Regio Verbano Yachting Club. Questa nostra esperienza ha lo scopo di raccontare ai turisti
e agli stresiani qual è la vera storia della motonautica e quanto sia importante questa disciplina per la nostra città. Vogliamo offrire a chi verrà al museo l'opportunità di visionare dei memorabilia storici, dei quadri che raccontano motoscafi, personaggi, passione, e anche poter andare a vedere le nuove generazioni di motoscafi sportivi veloci, che appunto sono gli X-Cat, ma anche dei famosi 3 punti che potranno trovare nel museo. Ci saranno dal vivo e potranno parlare con i piloti che hanno fatto la storia di questa disciplina, per ricordare a Stresa e al mondo qual è il luogo dove è nata questa disciplina e quanto è importante per il Lago Maggiore ospitare questo tipo di attività. Yesterday we had the pole. It was for us. I think it was a good pole. We ended up 5. I think where we are right now with the material we have. So yeah, we're satisfied with that result. Today we went out for practice just to get to know the boat before the race, and we found some problem with the trim pump, so we needed to cancel it, and now we're taking the boat up and see what's wrong. Mio papà mi amava un po' di più, qualche schiaffone mi ama un po' di più, mio papà non tanto. Una volta sul Lago Maggiore, questo lago, verso sud, c'era una barca che non usava nessuno. Sì. Io avevo 12 anni e niente, sono stato inseguito da contrattura. Non è che la barca non la usava nessuno, c'era una barca ormeggiata che era quella che la nostra associazione usava per fare la scuola guida, pertanto non era una barca piccolina, una barca con un 35 cavalli. Gara motonautica di offshore sul Lago Maggiore, c'è la barca della finanza, si avvicina al pontile, il comandante della barca si avvicina e gli dice: vieni a vedere. Attaccata dietro avevano la barca della scuola guida con lui e un altro ragazzo minore di lui. Dice: ma dove l'hai visto? A metà lago c'era una barca che non si vedeva nessuno. Si sono avvicinato e c'erano loro 2. Sai cosa mi hanno detto? Ma io sono il figlio del Risetti, io sono il figlio del Martignoni, erano i padroni del lago. Questi sono solo alcuni episodi, perché qualcuno ha fatto una gara. No, questo non possiamo raccontarlo. Non ho detto chi è, ho detto che qualcuno ha fatto la gara, ma non ha fatto i tempi. Ma i tempi li ha fatti quell'altro. Questa qua non si può raccontare. Mi vedo passare una barca con un personaggio. Stacca. Questa non è ancora in prescrizione. Let yourself fall out, 'cause we got a plane, and we should like to know Dr. Stone. Tolta la bandiera gialla che sventolava fino in precedenza, il responsabile delle operazioni in acqua, Pasquale Sesana, isserà bandiera verde, aumenterà l'andatura, le barche dovranno andare con una andatura regolamentata fino al momento in cui la bandiera verde sarà abbassata. Pasquale Sesana urlerà nelle radio la classica frase go 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 go, e allora lì tutta manetta per il primo giro, che sarà un giro particolare, un giro ad ampio respiro del circuito prima di iniziare i giri del tracciato, che in tutto, compreso il giro di lancio, dovranno essere 17, ma attenzione, perché in questi 17 giri dovranno esserci anche 2 cosiddetti long lap, ovvero non il classico circuito utilizzato anche per le prove ufficiali, ma dopo aver tagliato le boe del traguardo dovranno allungare un tratto di percorso contraddistinto dalla boa verde che poi vedrete, e allora quello sarà il long lap. 2 long lap devono essere obbligatori per i piloti che partecipano al Gran Premio d'Italia, i piloti e i throttelman qui a Stresa. Mixed feeling, it's flat water, but it's still rolling in some waves from pressure boats all the time, so you need to be careful, but we're really gonna enjoy it. I love doing this, so it's gonna be very fun.
plan with our team, with our driver, to use good setup for the start, for the race, and he'll work perfect. It's really hard to overtake in the lake, so we do a good start. Unfortunately, in the half of the line of the start, they have an alarm on the port engine. I have to reduce the speed and get again. But okay, third position is perfect. Tomorrow is the first gate. We see the real performance tomorrow. It's a good race for us, good points, and then tomorrow, inshallah, one more position. Yeah, we start for 4, so we get second. This is not easy because, you know, all the drivers is long time together. Me and Sean just second race, so we hope tomorrow also we do a podium. We lost both power trims in the start, and then something happened with the right engine, so we lost 4,000 RPM. So right now we don't know what happened. It's happening in racing, you know. It's shit, but you know, this is one part of racing. It's not good because now we're gonna start in last. So yeah, quite tough day tomorrow. Today in the first race in Stevsa, we get a technical problem that we couldn't understand why it happened. But when the transporter boat is very hot in the container that we store the engine, so one of the driving belt for the supercharge is one engine was broken. So we couldn't expect this kind of problem. But now we change this one every second race to not let this happen again. Ne siamo partiti dietro perché ieri la barca non andava e all'inizio abbiamo fatto la famosa mandragata. Siamo riusciti a metterci in una posizione abbastanza buona, però siamo stati, secondo i data logger, cioè il centro di assistenza della telemetria dell'UIM, la barca più lenta. Avevamo quasi 15 miglia di differenza dalla barca che ha vinto. A quel punto, quando ci hanno detto via radio, abbiamo messo analyzer, mood, kamikaze, bandana, banzai, e alla fine siamo arrivati sesti. Abbiamo fatto, per quello che avevamo, un ottimo piazzamento, direi like a miracle, ed è stato molto bello. Ci siamo divertiti tanto perché abbiamo fatto una battaglia con la 5, con Abu Dhabi, che andava a 117 miglia di punta, fortissimo. Siamo stati lì 4-5 giri, poi noi abbiamo scelto di fare un'altra strategia, però fighissimo, veramente bello. Venite a vedere X-Cat, venite a vedere questo mondo di matti. Siamo convinti che sia veramente liberate, vediamo se il loro spirito competitivo che hanno sempre. In terza posizione il cocktail numero 8. Ce l'abbiamo Nico Caldarola, dal primo risultato in X-Cat, terza posizione. Qua a sinistra era Giovanni Carpitella, eccolo qua. Grande Giovanni. Grazie a Giovanni Carpitella, in questo caso anche i libri per te. In questo caso nel doppio ruolo di rappresentante di tutti i piloti del campionato mondiale X-Cat e di vincitore della Cocktail Race. We are awarding you with this Anna Magnani Award. She was one of the most famous and beautiful actresses in Italy. She was born the same year as this hotel, and so yeah, it's a piece of history also for Stresa. So, Mr. Wang Yiming from Ali Sport is one of the sponsors of the championship. Io ho sempre amato moltissimo Anna Magnani, ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi hanno inculcato proprio il mito del cinema, sono cresciuta con tutto il mio realismo, per cui per me Anna Magnani ha rappresentato assolutamente un mito
e sicuramente anche fonte di grande ispirazione. Poi non ero mai stata a Stresa e quindi mi è sembrato un giusto connubio venire a vedere Stresa, che è bellissima, anche se sono una donna di mare, devo dire che qui è un paradiso, anche se c'è il lago, ma è un lago speciale. E allora questo posto incantevole e il fatto di prendere anche un premio prestigioso, perché insomma è il premio Anna Magnani, e non potevo non venire, ecco. E non solo, ma ho saputo che qui c'è anche in mostra questo vestito che ha indossato Anna Magnani proprio quando è andata a ritirare l'Oscar per La rosa tatuata. Allora io adesso toccherò questo vestito e mi auguro che un po' di energia, di forza, di meravigliosa personalità di Anna Magnani arrivi a me e mi porti fortuna, ecco. Siamo veramente entusiasti di essere qui a Stresa, straordinario palcoscenico naturale, accoglienza straordinaria da parte della gente, da parte delle amministrazioni locali. Campionato del mondo X-Cat, grande rapporto che lega Stresa, il suo lifestyle, la sua cultura, la sua passione per questo sport, i nostri team, i nostri piloti. Quindi Stresa sta diventando un appuntamento importantissimo per la motonautica internazionale, ne siamo fieri e certamente torneremo ancora in questo straordinario teatro naturale per le nostre gare. Innanzitutto il Regina Palace si trova a Stresa sul Lago Maggiore, ha una storia di 110 anni, l'albergo nasce come società nel 1906 e dopo 2 anni ha la sua prima apertura nel giugno del 1908. In questi anni Regina ha fatto un po' la storia del turismo qui naturalmente a Stresa. Durante la sua storia naturalmente ci troviamo qui oggi per il campionato del mondo dell'X-Cat, nel 1930 si svolgeva qui a Stresa per la prima volta il campionato del mondo di motonautica e Regina già all'epoca era la sede ufficiale dove venivano fatte le premiazioni e dove si svolgevano tutte le presentazioni degli equipaggi, delle barche e così via. Dopo molto tempo l'X-Cat ritorna in Europa, dopo circa 3 anni. Io ricordo la prima volta che ho assistito a una gara di X-Cat era a Napoli nel 2014 con un pubblico eccezionale. Il lungomare era pieno, siamo state 50.000 persone. Poi per un paio d'anni c'è stata una gara anche a Lugano, l'anno scorso l'abbiamo rilanciato come federazione mondiale con 3 gare in Cina, una gara a Dubai e quest'anno finalmente siamo riusciti a ritornare in Europa e speriamo di ritornarci anche l'anno prossimo con almeno 2 o 3 gare, questo è quello che vorremmo fare. L'idea è quella di creare non solo un fenomeno sportivo che attira il pubblico, la physical audience, cioè il pubblico vero e proprio in carne e ossa, ma anche di farlo diventare un prodotto televisivo che possa sfondare dappertutto. All'inizio degli anni '80, quando per motivi strettamente legati al budget, per cui non c'erano le case costruttrici di motori che avevano tanti soldi da investire e per fare investimenti di ricerca e sviluppo costruivano dei catamarani, fondamentalmente delle ali deportanti, che venivano usati perché era l'unico sistema per esprimere la potenzialità del motore al massimo. Da lì però ci sono stati dei problemi strutturali, c'è stata una serissima mancanza di sicurezza. Nell'82 il Formula 1 dell'epoca fece 6 morti in una stagione e naturalmente le major di sponsor si allontanarono dal nostro mondo. Quando furono adottate nelle barche da circuito le capsule, le celle di sopravvivenza dette cockpit, perché avevano provenienza e derivazione dal mondo aeronautico,
Il primo in Formula 1 a testarle fu un cantiere inglese che si chiamava Hughes, e Hughes lavorava il carbonio per la Toleman, che faceva la Formula 1. Per cui Hughes mise una capsula all'interno di uno Z, di una barca di Formula 1 dell'epoca, e la gente sosteneva che era molto pericoloso correre in acqua legati, perché se si fosse finiti in acqua ci si sarebbe fatti più male. Non erano dei pazzi, c'era una mancanza di cultura. L'imbarcazione è molto sicura grazie agli sviluppi dei regolamenti internazionali fatti negli ultimi anni dalla Unione Internazionale Motonautica, quindi la federazione del governing body che gestisce questo sport, che ovviamente come tutti gli sport motoristici prende spunto dagli incidenti o dagli studi del settore per innovare, per aumentare la sicurezza attiva e passiva delle nostre imbarcazioni. È una particolare categoria perché prevede un tipo di imbarcazione dove il pilota teoricamente non si bagna mai anche se si gira, perché ha una seconda uscita mediante la quale, se il pilota gira l'imbarcazione, può tranquillamente aprire la seconda botola, uscire direttamente senza bagnarsi neanche i piedini. Non ha particolari esigenze in termini di pilotaggio, tant'è che i nuovi regolamenti prevedono che anche un pilota che non abbia mai pilotato un'imbarcazione, provenendo da altri sport tipo rally, automobilismo o motociclismo, possa saltare e diventare secondo pilota nel nostro campionato. Quello che è successo per esempio quest'anno con il nostro Nico Caldarola, che è pilota dell'imbarcazione numero 46, che sta provando l'imbarcazione per la prima volta ed è già ovviamente nel ranking del campionato del mondo con i punteggi che prenderà in questa gara. È un onore e un piacere lavorare in sinergia con le altre federazioni motoristiche internazionali. In questo momento stiamo lavorando in particolare con la Federazione dell'Automobilismo e abbiamo anche il piacere di lavorare con Ivan Capelli, e con Ivan Capelli abbiamo sviluppato un progetto che sostanzialmente è un braccialetto con un microchip dove c'è l'anamnesi del pilota. Noi gareggiamo in tutti i continenti, abbiamo oltre 1000 gare ogni anno in giro per il mondo e spesso ci rendiamo conto che il problema è non avere i dati anamnetici, il track record dei nostri piloti, e quindi con questo braccialetto c'è un microchip dove sostanzialmente ci sono i dati essenziali, i parametri essenziali del pilota, incluse le sostanze a cui sono allergici, se ci sono fratture, se ci sono condizioni particolari che devono essere rispettate, e questo consente nella cosiddetta golden hour, quindi in caso di emergenza, di intervenire in maniera molto più efficace, perché praticamente il medico attraverso uno smartphone anche da remoto riesce a trasmettere i dati essenziali che consentono spesso di salvare delle vite o comunque di minimizzare gli impatti che questi incidenti possono avere. Quindi siamo estremamente orgogliosi di queste sinergie. Il pilota è molto provato dopo un'oretta di gara, mediamente la gara qui ha una durata di 50 minuti, quindi considerando il momento in cui entrano in barca, si stringono e si fanno con le temperature che abbiamo, dopo un'ora vediamo molti di loro che hanno un calo fisiologico di circa 2 o 3 kg. I'm trying to train like 3 times a week, you know. The problem is to be able to stand the heat in the boat and, you know, be focused all the time, so mental strength is quite important. For the Formula 1 I'm driving, there is more G-force all the time, so it's maybe more pressure on your body, but you know, it's always good to have a good, like, be good training for the heat, and you know, we're driving for 5 minutes, and so yeah, the training is important. Io corro con Alfredo Amato, ho avuto qualche trotta, ma con Alfredo ci abbiamo anche un feeling d'amicizia, cioè andiamo d'accordo anche nella vita. L'anno scorso abbiamo fatto terzi del campionato del mondo di XCAT, PP, del campionato PP, pole position, e siamo stati il terzo team on the water nel mondo, primo Victory, secondo Abu Dhabi, terzi noi. È un rapporto complesso, perché se tu pensi che devi guidare qualcosa che va a 200 all'ora e c'è uno che ti tiene l'assetto e le manette, quando arrivi in virata, e noi andiamo dentro in virata forte, devi avere proprio
un buon feeling. Oggi migliorarsi vuol dire avere più feeling ma anche avere più mezzi, perché noi corriamo contro dei colossi e siamo 4-5 decimi. Ok? E quando sei a 4-5 decimi da gente che spende 20 volte quello che spendi tu, e vuol dire che proprio non è che c'hai mestiere. You remember yesterday I told you will be big competition between us and Abu Dhabi and boat number 10 from Italy and boat from the Australian. We know this will happen, but we'll make it a new strategy, different than yesterday. Important for us to finish the race, sure, with the number 1 to take more point, to make it us in the safe side. Allora, Stresa, ci siete tutti? Allora, un grande applauso per lo UIM X-Cut World Championship. Let yourself so loud, 'cause we got a plane, and we should like to know Dr. Stone and about this mess around the darkest show, and we should like to